genere, quando si parla di vivere in modo intuitivo, si pensa a le esperienze di tipo extrasensoriali o psichiche, come per esempio episodi di chiaroveggenza, di chiarudienza, di precognizione, con o senza strumenti, quali ad esempio i tarocchi, le sibille, il pendolo, eccetera, eccetera. In realtà vivere in maniera intuitiva, seguendo la propria intuizione, implica un approccio alla vita peculiare che in questo video cercherò di spiegare. Un approccio, una visione della vita che secondo me ci aiuta molto e proprio migliora la qualità della vita. Per chi non mi conosce, sono Ales di Mentitaro, sono una tarologa ma anche una coach specializzata in sviluppo intuitivo. Quindi aiuto le persone a risvegliare la propria intuizione e a padroneggiare i propri doni intuitivi per utilizzarli come una guida interiore, come un GPS interno nella propria quotidianità. In questo canale troverete infatti tanti video su come risvegliare la propria intuizione e su come migliorare la comunicazione con essa attraverso vari strumenti, tra cui i tarocchi. Innanzitutto voglio chiarire cosa intendo per intuizione. Intuizione è una facoltà, una abilità che possediamo tutti, va semplicemente risvegliata, rafforzata, padroneggiata. È una facoltà appunto che ci permette di canalizzare informazioni da altre dimensioni. Ho parlato di questo punto in un altro video che posterò qui sopra e quindi ci permette di appunto sperimentare questi fenomeni extrasensoriali come per esempio la chiaroveggenza, la chiarudienza, eccetera. Però l'intuizione è soprattutto la voce del nostro io più autentico. Cosa intendo per io autentico? Beh, è quella nostra vera natura che si contrappone all'identità che noi ci siamo costruiti negli anni. Ovvero mi chiamo Ales, sono italiana, sono una tarologa, insegno i tarocchi, ho un canale YouTube, eccetera, eccetera. Questa è una identità che ci siamo appunto costruiti e neanche sempre da soli, nel senso molto spesso siamo influenzati da opinioni esterne, dalla società, dai valori che ereditiamo dalla famiglia, dagli amici, dalla società, eccetera, eccetera. Ed è una identità con cui ci appunto identifichiamo, che ci raccontiamo e soprattutto che raccontiamo agli altri di noi stessi. Non sempre appunto collima questa identità con la nostra vera natura, col nostro io autentico, ovvero quello che siamo effettivamente. Quando non c'è questa corrispondenza, cioè non collima questa identità chiamata in gergo appunto persona con l'io autentico, si crea un disagio interno molto forte che poi si ripercuote all'esterno nella nostra vita. E diciamo vivere in modo intuitivo vuol dire appunto in realtà comunicare con questo io autentico, riconoscerlo, conoscerlo, capire effettivamente com'è
e soprattutto farlo esprimere, seguirlo. Questo crea tutta una serie di conseguenze che secondo me appunto ci aiutano e migliorano la nostra vita. Quindi cosa vuol dire vivere in modo intuitivo? Beh, prima cosa, il primo vantaggio è che riusciamo a vivere nel qui e ora, nel momento presente, ovvero non ci focalizziamo più sul passato dorato o meno, nel senso spesso può capitare che stiamo ancora a rimuginare su qualche brutta esperienza che abbiamo avuto nel passato, dei traumi del passato, oppure non ci piace il nostro presente e viviamo nel rimpianto del passato, oppure non ci piace il nostro presente e proiettiamo le nostre speranze in un futuro vago, oppure siamo preoccupati per il futuro. In tutti questi casi non ci godiamo il presente, non siamo focalizzati sul presente e su come poter cambiare il nostro futuro agendo nel presente. Vivere in modo intuitivo ci insegna, ci fa sentire che in realtà la nostra esistenza si riduce al momento presente, su quello possiamo agire e quello possiamo vivere, il resto sono proiezioni prive di valore, che sono anche proiezioni in realtà che non ci fanno star bene, perché se ci preoccupiamo del futuro, rimaniamo attaccate a delle cose che non esistono più perché ormai sono passate, chiaramente non riusciamo a goderci la vita presente, quello che abbiamo in questo momento. Un secondo modo in cui vivere in maniera intuitiva in realtà ci aiuta molto nella nostra vita è perché ci dà, come dire, dà un senso alla nostra vita, quello che si dice missione di vita, ci permette di capire quello per cui siamo portati, quella che è la nostra vera natura, quello che effettivamente costituisce la nostra, le nostre passioni, quello che ci fanno svegliare in maniera positiva la mattina, capire quello che effettivamente sono i nostri bisogni e quelli che effettivamente sono i nostri desideri più intimi, in accordo con la nostra vera natura. Quindi vivere in maniera intuitiva vuol dire vivere le proprie passioni, i propri desideri, i propri bisogni, ascoltarsi. E questo è importante perché altrimenti ci tarpiamo le ali da soli e soprattutto neghiamo una parte di noi stessi e quindi le nostre vere esigenze. Inoltre, come conseguenza di ciò, vivere in modo intuitivo ci permette anche di avere più fiducia in noi stessi. Perché? Perché seguire le nostre passioni, seguire le nostre esigenze ci dà la fiducia, la spinta emotiva, energetica per uscire dalla nostra zona di comfort, per mettere in piedi le attività, le azioni che ci permettono di raggiungere gli obiettivi più in linea con la nostra natura. Ed inoltre
seguire la nostra intuizione ci dà fiducia in noi stessi, perché riusciamo a capire che in realtà quando si tratta di decidere della nostra vita noi siamo gli unici giudici. Nessun altro può effettivamente sapere quello che è meglio per noi. Cioè veramente un cambio di prospettiva, perché spesso no, di solito si è insicuri e si chiede consiglio ad amici, parenti, eccetera, eccetera, consulenti. Però invece di chiedere dei consigli tecnici per risolvere un particolare problema, in realtà chiediamo dei consigli di vita. Beh, consigli di vita non te li può dare nessuno, perché in realtà solo noi sappiamo quello che è bene per noi in definitiva. E ammettere questo a noi stessi da un lato ci aiuta, perché migliora la nostra fiducia nelle nostre capacità decisionali, dall'altro ci responsabilizza, siamo noi a dover prendere delle decisioni per la nostra vita. Un altro vantaggio che deriva dal vivere in maniera intuitiva è quello del capire che è importante vivere nel flusso. Ho fatto un video precedente su questo punto, vi consiglio di guardare perché lo spiego più in dettaglio. Però in sintesi vivere nel flusso vuol dire vivere senza opporre resistenza a quello che ci arriva, accettare la nostra natura, accettare quello che ci fa star bene, non cercare di essere qualcun altro che non siamo, guardare attorno a noi e notare le varie sincronicità che ci arrivano per poter appunto seguire le energie che ci permettono appunto di vivere in maniera più fluida proprio, senza opporre particolare resistenza a quello che riceviamo nella nostra vita, ma anzi anche le difficoltà riusciamo a capirne diciamo il valore e trasformarle in opportunità, se non altro nel lungo periodo. Quindi vivere nel flusso è un approccio che implica tanti modi di pensare veramente più complesso, non molto considerato nella nostra società occidentale, e che appunto vi consiglio di approfondire nel video che posterò sempre qui in alto. Infine, vivere in maniera intuitiva ci permette di avere delle relazioni migliori. Perché? Per un verso perché seguendo la nostra vera natura, quello che effettivamente ci fa star bene, riusciamo a capire esattamente quando abbiamo a che fare con persone che magari sono più tossiche, che ci tolgono energia, con cui non c'è veramente uno scambio energetico paritario, che magari chiedono ma danno poco, quindi abbiamo delle relazioni anche più genuine, perché alla fine siamo, come dire, istintivamente ci rivolgiamo e creiamo delle relazioni con delle persone con cui siamo più in linea, e dall'altro riusciamo a essere molto più autonomi e quindi evitiamo di diventare dipendenti da altre persone a livello sia emotivo che mentale, no?
può capitare di magari non riuscire a chiudere delle relazioni anche solo di amicizie perché diventiamo dipendenti, no? Abbiamo paura di essere soli, di dover gestire delle situazioni da soli anche al lavoro, ma anche a livello di amicizie o anche a livello sentimentale. Beh, se uno riesce a adottare, come dire, a seguire la propria intuizione, diventa più sicuro di se stesso, più autonomo, più centrato, ehm, ehm, più autonomo a livello mentale ed emotivo e quindi comincia a scegliere le proprie relazioni in base a ciò che effettivamente lo fa stare bene, appunto. Bene, se avete delle domande scrivete pure nei commenti perché è un argomento effettivamente complesso. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo presto. Ciao!